video, io sono Druci Alba e oggi vi parlerò dei libri che ho letto durante il mese di luglio. I primi due libri sono parte di una serie, sono Insomnia e Fobia di Ludovica Cicala. La serie è incentrata su una ragazza, Melissa, che scopre di essere un Evo. Gli Evo sono quegli esseri umani che hanno raggiunto un successivo stato evolutivo e hanno scoperto di avere dei poteri speciali. Il problema è che questi poteri si manifestano attraverso l'uccisione, per questo motivo gli Evo non possono essere controllati e vengono portati in strutture governative. I libri seguono l'avventura appunto della protagonista Melissa e del suo gruppo di amici, anch'essi Evo, e la loro lotta per essere accettati dalla società. Entrambi i libri sono ben scritti, mi sono piaciuti molto i personaggi e le loro interazioni e l'ambientazione, tutta la parte della società e che cosa fare nel momento in cui una parte della società sviluppa dei poteri che spaventano o che comunque non possono essere controllati. Viene trattato in maniera molto interessante. Nel primo libro vediamo un primo sviluppo delle relazioni tra i personaggi che vengono conseguentemente approfondite nel secondo libro. Mi è piaciuto molto come queste relazioni si sono sviluppate da un libro all'altro. Ci sono stati alcuni ribaltamenti di relazione di cui ovviamente non parlerò per evitare di fare spoiler, ma sicuramente vale la pena di leggere la serie. Il finale al momento è un po' aperto, non mi è chiaro se ci sarà un terzo libro. Ci sono tutti i presupposti perché nonostante l'ultimo libro in generale chiuda la vicenda narrata, ci sono delle piccole cose che sono lasciate senza risposta, ma non so se l'autrice ha intenzione di continuare la serie o quali siano i suoi piani. Spero che lo faccia perché secondo me questa storia ha un buon potenziale e sarei curiosa di continuare a leggere le avventure dei personaggi. Il terzo libro che ho letto viene da una delle mie autrici preferite, Mariana Zapata. Se mi seguite su Instagram sapete che qualche mese fa ho fatto un post in cui consigliavo praticamente tutti i suoi libri. È un'autrice romance, quindi romanzi rosa. Sono quello che nel genere viene definito una slow burn, quindi una storia in cui l'aspetto romantico, la storia d'amore si sviluppa entro tempi lunghissimi. Le coppie dei suoi libri solitamente finiscono per mettersi insieme alla fine del libro, intendo l'ultimo 10% del libro, quindi se siete più il tipo di persona a cui piace avere una storia d'amore, non dico istantanea, ma che si sviluppa in maniera veloce, questi libri non fanno per voi. I libri sono molto lunghi, sono tutti sulle 500-600 pagine, però io vi consiglierei di dare loro una possibilità perché personalmente è sicuramente una delle mie autrici preferite per quanto riguarda i romanzi rosa. I suoi personaggi sono molto ben caratterizzati, le relazioni tra non solo la coppia principale ma anche tutti gli altri personaggi sono sempre nuove, dinamiche, non stancano mai, sono molto particolari, e anche quelle che magari rientrano nei tropes o nei cliché del genere sono comunque scritte benissimo e fatte in un modo che diciamo non le fa apparire cliché. Questa storia si intitola Hands Down ed è appunto l'ultimo libro che è uscito giusto a inizio luglio. Questo nuovo libro ha come protagonista Zack, che è stato presente in The Wall of Winnipeg o L'infinito tra me e te. Non è esattamente spoiler, nonostante i personaggi di un libro siano spesso presenti anche un altro nei libri di questa autrice, non c'è un ordine obbligatorio in cui potete leggerli perché è ogni storia a sé stante. Naturalmente c'è un piccolo spoiler nel senso che sapete se la coppia in caso finisce insieme oppure no, quindi se siete interessati considerate questo anche, ecco. Per quanto riguarda la trama, è la storia appunto di Zack e il modo in cui riallaccia i rapporti con una vecchia amica d'infanzia, Bianca, e come la loro amicizia riprende e si sviluppa e diventa qualcosa di più. Il quarto libro è uno dei miei preferiti, è una rilettura. Sto programmando di rileggere l'intera saga ed è Eragon. Tra l'altro io ho la copia autografata dall'autore. Ho incontrato Christopher Paolini a Milano nel 2012 e mi sono fatta firmare una copia del libro. Al momento sto continuando con Eldest, di cui parlerò nel video del prossimo mese. In ogni caso è stato un piacere tornare a leggere quella che è una saga che per me ha un'importanza al pari di Harry Potter. Mi ha formato come scrittrice, mi ha formato come lettrice in generale, ha un posto speciale nel mio cuore. Era un po' che non rileggevo l'intera saga ed è stato come tornare a casa. Mi ricordo i titoli dei capitoli, mi ricordo i nomi delle città, mi ricordo i percorsi che hanno fatto, mi ricordo le parole nell'antica lingua o nella lingua dei nani, una cosa assolutamente incredibile, contando che sono passati anni dall'ultima volta che l'ho letta. È
È un fantasy classico al Signore degli Anelli, quindi elfi, nani e altre specie, draghi soprattutto. I draghi sono uno dei miei elementi preferiti nel fantasy, sono proprio ossessionata, mi piacerebbe scrivere una storia con i draghi un giorno e questa è la storia con i draghi per me. È l'ideale per chi vorrebbe approcciarsi al fantasy tradizionale e secondo me per tutte le età, anche se il target sarebbe per i giovani. È uno di quei libri che secondo me va bene a qualsiasi età. Oltretutto è un'ispirazione perché l'autore aveva solo 15 o 17 anni quando ha scritto e pubblicato questo primo libro e quindi è sicuramente un'ispirazione. Tra l'altro il nuovo libro dell'autore uscirà a settembre, mi sembra intorno al 15 settembre, e sarà un libro di genere fantascientifico che sono molto curiosa di leggere. Il prossimo libro è parte di una serie, è il libro conclusivo, quindi ovviamente non potrò dirvi molto a livello di trama. Si intitola Elemental Compass di Jaimin Eve. In generale l'ambientazione è un paranormal fantasy, un paranormal romance, è ambientato diciamo nel mondo reale ma in un mondo dove ci sono razze soprannaturali nascoste. Le razze sono i fei, le streghe o i maghi, comunque coloro che usano la magia, i mutaforma, che possono essere diversi animali, tra cui anche i draghi, e i vampiri. E tutte queste razze vivono insieme in una comunità. La serie segue i primi 3 libri l'avventura di una ragazza che si chiama Jessa e i suoi 4 migliori amici che sono 4 fratelli gemelli che si chiamano appunto Compass di cognome, quindi da qui viene il nome della serie. E i primi 3 libri riguardano lei e loro 4 con diciamo una storia continuativa divisa in appunto 3 libri. Il resto della serie sono invece libri scritti dal punto di vista alternato di uno dei fratelli e la sua futura compagna, quindi sono storie, libri individuali che portano avanti sia una trama generale collegata a quella dei libri precedenti ma che sono ognuno concentrato su uno dei fratelli o su altri personaggi all'interno della serie. Quindi io in questo caso li leggerei in ordine per evitare appunto spoiler. Jaimin Eve è un'autrice che apprezzo tantissimo, ho letto un sacco dei suoi libri, purtroppo sono presenti solo in inglese, ma se conoscete la lingua io li straconsiglio. Scrive serie che sono veramente molto intricate, con mondi molto dettagliati e che si intrecciano tra loro. E il sistema magico è molto interessante. Il prossimo libro è Shadows and Surrender di Deborah Wilde, anche questa è un'autrice che apprezzo molto. Questo è il terzo e penultimo libro di una serie che segue le avventure di una detective, è una serie sempre fantasy paranormal romance, è un po' complicata da spiegare senza fare spoiler, ma l'aspetto più interessante secondo me è il fatto che tutto il sistema magico è basato sulla religione ebraica e questo è qualcosa che non mi è mai capitato di vedere all'interno di un libro paranormal romance o comunque urban fantasy. Di solito è più magari l'aspetto delle fate o del popolo fatato, quindi mitologia magari irlandese o comunque mitologia celtica, mentre questo qua prende la mitologia appunto ebraica ed è molto interessante. Entrambi i protagonisti sono ebrei e ci sono un sacco di personaggi ben scritti, personaggi ben sviluppati, anche in generale il modo in cui è costruita l'ambientazione è davvero bello e consiglio la serie, che è sempre, non mi ricordo se l'ho detto, presente solo in inglese purtroppo. L'ultimo libro che ho letto è un romance, è parte di una serie di 6 libri ma ogni libro è a sé stante, quindi ho letto soltanto quest'ultimo libro. Si intitola Player's Kiss di Sienna Blake, che io ricordi è il primo libro dell'autrice che abbia mai letto e devo dire mi è piaciuto non male. È la storia di questa ragazza che lavora come PR assistant, quindi come assistente alle pubbliche relazioni per un'importante azienda che ha tra i clienti una squadra di rugby, la squadra mi sembra la nazionale irlandese di rugby, e lei viene incaricata di fare praticamente da babysitter a un giocatore che ha un'immagine tremenda e quindi ovviamente lui fa di tutto per farla licenziare, lei considera quello la sua grande occasione per fare carriera e quindi ovviamente le dinamiche e gli scontri tra i personaggi sono molti, sono molto divertenti e interessanti, ti tengono attaccata al libro e ti fanno voler andare avanti a leggere. L'unico difetto è che io amo molto queste storie in cui uno dei 2 protagonisti fa parte di una squadra, che sia di hockey, di football, di rugby, lo trovo molto interessante. Il problema è che nonostante sia una storia romantica, molti libri riescono a mettere all'interno questo aspetto del protagonista maschile, solitamente
ovviamente che fa parte di una squadra o comunque fa sport a livello agonistico. Questo libro ha lasciato un po' questa parte del gioco sullo sfondo. Capisco che è magari normale perché appunto è una storia romantica, non è una storia incentrata sullo sport, però mi sarebbe piaciuto vedere un pochino di più di questo aspetto. Amo questo genere di storie quando si vede il rapporto tra, non lo so, i compagni di squadra, come lavorano insieme per ottenere qualcosa, e la storia romantica ovviamente anche perché appunto è un romanzo rosa, però appunto mi sarebbe piaciuto vedere un po' di più di questo aspetto dello sport. E niente, questo mese ho letto un pochino meno del solito perché ovviamente il Camp Nano mi sta prosciugando ogni energia. Se siete interessati e volete sapere come sta andando, metterò qua sopra il primo vlog, ma se andate sul mio canale, nella playlist dei miei vlog trovate ogni settimana del camp. Spoiler, non sta andando proprio bene. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me. Fatemi sapere nei commenti se conoscete questi libri, se li avete letti, che cosa ne pensate, e se non li avete letti, se siete interessati, se vi ho incuriosito. Come sempre metterò giù in descrizione i link di dove potete trovare i libri. Molti sono disponibili attraverso il Kindle Unlimited, quindi se fossi in voi ne approfitterei. Oltretutto, se non l'avete, mi pare ci sia il mese di prova gratis, quindi se trovate dei libri che vi consiglio, che volete leggerli uno dopo l'altro, vi consiglio di fare magari il mese di prova. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così potrete ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Il mio nome è Druci Albe, sono un'aspirante scrittrice e, come avete visto da questo video, una vorace lettrice. Pubblico video una volta alla settimana e parlo di scrittura e lettura, tenendovi aggiornati sui miei progressi. E con questo vi auguro buon proseguimento e alla prossima!